Amici di Essere Manager, benvenuti e ben ritrovati. L'innovazione non è solo un'opzione, è una necessità. Le aziende che riescono a generare costantemente nuove idee e ad adattarsi alle mutevoli dinamiche di mercato prosperano, mentre quelle che rimangono bloccate nella loro routine rischiano di rimanere indietro. Un brainstorming efficace non è solo un insieme casuale di dipendenti che si scambiano pensieri a caso. È un processo strutturato e strategico noto come gestione del brainstorming. Questo metodo consente ai team di attingere alla loro creatività collettiva e generare idee rivoluzionarie. Immaginate un ambiente di lavoro in cui ogni membro del team si sente autorizzato a contribuire con le proprie prospettive uniche. Non importa quanto non convenzionali possano sembrare. Si tratta di creare un ambiente in cui la sicurezza psicologica regni sovrana e di riunire team diversificati con un mix di competenze ed esperienze. Questo approccio strutturato trasforma il brainstorming da un esercizio casuale in un potente motore di innovazione. Comprendendo la psicologia alla base delle dinamiche di gruppo e implementando tecniche comprovate, è possibile coltivare una cultura della creatività che permea ogni livello della vostra organizzazione. Alla base di un brainstorming efficace c'è un principio fondamentale, la sicurezza psicologica. Questo significa creare un ambiente in cui ogni membro del team si senta a suo agio nel condividere le proprie idee, non importa quanto non convenzionali, senza timore di giudizio o ridicolo. Quando le persone si sentono al sicuro nell'esprimersi apertamente, la creatività fiorisce. Stabilire regole di base chiare è fondamentale per promuovere questo senso di sicurezza, sottolineando che non esistono idee sbagliate durante la fase di brainstorming. Mentre la sicurezza psicologica pone le basi per l'espressione creativa, riunire il team giusto è altrettanto vitale per un brainstorming di successo. La diversità di pensiero è essenziale per generare una vasta gamma di idee. Cercate partecipanti provenienti da diversi reparti, background e livelli di esperienza. Tuttavia, la diversità da sola non è sufficiente. È altrettanto importante stabilire un obiettivo chiaro per la sessione di brainstorming. Inquadrate la sfida come un obiettivo specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e vincolato nel tempo, per garantire che gli sforzi del team rimangano allineati agli obiettivi organizzativi. L'ambiente fisico della sessione di brainstorming può avere un impatto significativo sul suo esito. Scegliete uno spazio confortevole, ben illuminato e privo di distrazioni. Utilizzate lavagne bianche, lavagne a fogli mobili o strumenti digitali per catturare le idee in modo visivo. Prima di immergervi nella generazione di idee, dedicate del tempo ad esercizi di riscaldamento o a rompighiaccio per favorire un senso di cameratismo e incoraggiare il pensiero creativo. Come facilitatore, guidate la sessione, assicuratevi che tutti abbiano l'opportunità di contribuire e mantenete la discussione focalizzata sull'obiettivo. Creare un ambiente psicologicamente sicuro è fondamentale per sbloccare il pieno potenziale del brainstorming. Quando i membri del team si sentono sicuri nell'esprimere i propri pensieri senza timore di giudizio, sono più propensi a contribuire con idee innovative e creative. Stabilite regole di base chiare all'inizio della sessione di brainstorming, sottolineando che non esistono idee sbagliate durante questa fase. Sebbene il brainstorming tradizionale possa essere efficace, spesso soffre di limiti come le personalità dominanti che soffocano le voci più tranquille. Per superare questi ostacoli, incorporate tecniche di brainstorming avanzate che incoraggino diverse prospettive e liberino il pieno potenziale creativo del vostro team. Queste tecniche forniscono quadri strutturati che promuovono la partecipazione paritaria,
sfidano le ipotesi e stimolano il pensiero fuori dagli schemi. Nelle sezioni seguenti esploreremo 3 potenti tecniche: Brainwriting 635, Brainstorming inverso e Starbursting. Il Brainwriting 635 è una tecnica molto efficace che incoraggia la generazione di idee individuali prima di condividerle e svilupparle come gruppo. Ogni partecipante annota 3 idee relative alla sfida definita, poi passa il proprio foglio alla persona successiva per svilupparle o aggiungere nuove idee. Questo processo continua fino a quando ogni partecipante ha contribuito a ogni foglio, garantendo pari opportunità di contributo. Il Brainwriting 635 elimina la pressione di dover inventare idee sul momento e impedisce alle personalità dominanti di indirizzare la conversazione. Il brainstorming inverso è una tecnica che stimola il pensiero sfidando il pensiero convenzionale, ribaltando il problema. Invece di chiedere come possiamo risolvere questo problema, si chiede come possiamo peggiorare questo problema o quali sarebbero le peggiori soluzioni possibili. Identificando i modi per aggravare il problema, si ottiene una comprensione più profonda delle sue cause profonde e delle potenziali soluzioni. Il brainstorming inverso è un potente strumento per liberarsi dal pensiero convenzionale e scoprire soluzioni innovative. Lo starbursting è una tecnica di brainstorming completa che incoraggia un'esplorazione sfaccettata della sfida da affrontare. Inquadrate il problema come una domanda centrale e poi ramificate per esplorare 6 dimensioni chiave: chi, cosa, quando, dove, perché e come. Esplorando a fondo ogni dimensione si ottiene una comprensione più profonda del problema e si scoprono potenziali soluzioni che altrimenti si sarebbero potute perdere. Lo starbursting è particolarmente utile per i problemi complessi che richiedono una comprensione dell'insieme dei fattori coinvolti. La vera misura del successo del brainstorming non sta nella quantità di idee generate, ma nella capacità di tradurre quelle idee in azioni concrete. Generare una pletora di concetti innovativi è solo il primo passo. La vera sfida sta nel valutare, prioritizzare e implementare efficacemente quelle idee. Stabilite un processo sistematico per valutare e dare priorità alle idee, assegnando la proprietà e la responsabilità e monitorando i progressi verso l'implementazione. Considerando l'implementazione come parte integrante del processo di brainstorming, si crea una cultura dell'azione in cui le idee non vengono solo discusse, ma anche realizzate. Una volta che avete generato una ricchezza di idee attraverso il brainstorming, il passo successivo è quello di dare priorità a quelle idee in base al loro potenziale impatto e alla loro fattibilità. Utilizzate una matrice impatto-sforzo per tracciare ogni idea, concentrandovi su quelle con la più alta probabilità di fornire un valore significativo. Sviluppate piani d'azione dettagliati per ogni idea prioritaria, delineando compiti specifici, tempistiche, responsabili e risorse necessarie. Un piano d'azione ben definito fornisce una tabella di marcia per un'implementazione di successo, assicurando che tutti i soggetti coinvolti comprendano i propri ruoli e le proprie responsabilità. Assegnare una chiara proprietà di ogni idea prioritaria è fondamentale per garantirne la corretta implementazione. Individuate una persona o un piccolo team responsabile di portare avanti l'idea, dal concetto alla realtà. Controlli regolari e rapporti sullo stato di avanzamento sono essenziali per mantenere lo slancio e affrontare eventuali ostacoli che dovessero sorgere durante l'implementazione. Promuovendo una cultura della proprietà e della responsabilità,
Si dà al proprio team la possibilità di appropriarsi del processo di innovazione, portando avanti le idee con passione e impegno. Misurare il successo. Indicatori. Chiave di performance per l'innovazione. Stabilire indicatori chiave di performance, o KPI, è essenziale per misurare l'efficacia del vostro processo di innovazione. Questi KPI monitorano i progressi, identificano le aree di miglioramento e dimostrano il ritorno sull'investimento. Tra i KPI pertinenti per l'innovazione figurano numero di idee implementate, tempo di implementazione, ritorno sull'investimento, o ROI, coinvolgimento dei dipendenti nell'innovazione. Monitorando questi KPI si ottengono preziose informazioni per migliorare la cultura dell'innovazione e guidare una crescita sostenibile. Identificare una sfida, il primo passo verso l'innovazione. Identificate una sfida specifica all'interno della vostra organizzazione. Questa sfida dovrebbe essere rilevante e in linea con gli obiettivi dell'organizzazione. Evitate problemi troppo ampi o troppo ristretti. Una sfida ben definita fornisce direzione alla sessione di brainstorming. Ad esempio, ridurre il tasso di abbandono dei clienti del 15% nel prossimo trimestre. Coinvolgete i membri del team nel processo per ottenere le loro opinioni. Incoraggiateli a condividere osservazioni e idee di miglioramento. Questo approccio favorisce un senso di appartenenza e impegno. La sfida del brainstorming di 90 minuti, mettere in pratica la teoria. Ora che avete identificato una sfida specifica, è il momento di mettere alla prova le vostre capacità di brainstorming con una sessione mirata di 90 minuti. Riunite il vostro team in uno spazio confortevole e stimolante, dotato di lavagne bianche, pennarelli e un sacco di post-it. Iniziate rivedendo la sfida scelta e sottolineando l'importanza di generare quante più idee possibili, non importa quanto non convenzionali possano sembrare. Ricordate ai partecipanti le regole di base: niente giudizi, niente interruzioni e quantità rispetto alla qualità in questa fase. Per i primi 30 minuti, implementate la tecnica del Brainwriting 6-3-5 descritta in precedenza. Questo approccio strutturato garantisce la partecipazione di tutti e incoraggia una gamma diversificata di idee. Come facilitatore, guidate il processo, assicurandovi che tutti comprendano le istruzioni e rispettino i tempi stabiliti. Una volta completato l'esercizio di Brainwriting 6-3-5, raccogliete tutti i fogli e dedicate un po' di tempo a raggruppare le idee simili. Questo vi aiuterà a identificare i temi e gli schemi comuni che emergono dalla sessione di brainstorming. Dalle idee al piano d'azione, definire le priorità e pianificare il successo. Con una ricchezza di idee generate, è il momento di passare dall'ideazione alla pianificazione dell'azione. Utilizzando la matrice impatto-sforzo, posizionate ogni idea in base al suo potenziale impatto e allo sforzo necessario per implementarla. Concentratevi sulle idee che rientrano nel quadrante delle vittorie veloci, alto impatto, basso sforzo, e date loro la priorità per un'azione immediata. Per ogni idea prioritaria, sviluppate un piano d'azione conciso che delinei i passi specifici necessari per realizzarla. Assegnate la proprietà di ogni azione a un membro specifico del team, assicurandovi che comprenda le proprie responsabilità e le proprie scadenze. Stabilite metriche e tempi chiari per monitorare i progressi e misurare il successo di ogni idea implementata. Esaminate regolarmente i progressi con il team, celebrando i risultati ottenuti e affrontando eventuali ostacoli che si presentano. Ricordate che l'obiettivo di questo esercizio non è solo quello di generare idee, ma di trasformarle in risultati tangibili che guidino un cambiamento positivo all'interno della vostra organizzazione. Adottando un approccio strutturato al brainstorming e all'implementazione, potete liberare il potenziale creativo del vostro team e promuovere una cultura dell'innovazione che spinga la vostra organizzazione verso un futuro più roseo.
La forza della persistenza. Padroneggiare l'arte della gestione del brainstorming non è una destinazione, ma piuttosto un viaggio di apprendimento e miglioramento continui. Richiede dedizione, pratica e la volontà di abbracciare sia i successi che i fallimenti come opportunità di crescita. Come ogni abilità che valga la pena di acquisire, la padronanza della gestione del brainstorming si sviluppa nel tempo con uno sforzo costante e un perfezionamento continuo. Non scoraggiatevi se le vostre sessioni di brainstorming iniziali non producono risultati eclatanti. Il processo di promozione di una cultura dell'innovazione richiede tempo e sperimentazione. Iniziate con sessioni brevi e gestibili, focalizzate su sfide specifiche, ed espandete gradualmente la portata e la complessità man mano che il vostro team acquisisce fiducia ed esperienza. Adottate una mentalità di miglioramento continuo, chiedendo un feedback ai partecipanti dopo ogni sessione per identificare le aree di miglioramento. Sperimentate diverse tecniche di brainstorming, adattate il vostro approccio in base alle dinamiche del team e incoraggiate uno spirito di comunicazione aperta e di critica costruttiva. Ricordate che il vero potere della gestione del brainstorming non sta solo nel generare idee innovative, ma anche nel promuovere una cultura di collaborazione, creatività e impegno comune nel guidare un cambiamento positivo all'interno della vostra organizzazione. Coltivare una cultura dell'innovazione. Creare un ambiente in cui la creatività sia valorizzata e la propensione al rischio sia incoraggiata. Celebrate i successi per rafforzare il valore dell'innovazione. Imparate dagli errori e considerate ogni fallimento un'opportunità di crescita. Promuovendo una cultura dell'innovazione, potete trasformare la vostra organizzazione in una fucina di creatività nella direzione del successo manageriale. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine e a presto!